integrare le Philips Hue sul nostro Home Center 2. Lo vedremo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Ed eccoci qui, tornati all'appuntamento settimanale dedicato al mondo Z-Wave e a Home Center 2 di Fibaro. Nelle scorse puntate abbiamo visto l'overview del nostro pannello di gestione, la sezione di configurazione, i pannelli e come creare le stanze. Oggi finalmente cominciamo con l'integrazione dei vari dispositivi all'interno del nostro hub di Fibaro. Il primo dispositivo che andremo a collegare sono le Philips Hue. Una precisazione, andremo a collegare quelle che hanno il bridge. Questo perché? Perché il modello 2019 che supportano il BLA non sono supportate purtroppo da Home Center 2. Ma spostiamoci sul nostro Mac e vediamo come poter installare le nostre Philips Hue e poi torniamo qui per le considerazioni finali. Vediamo oggi di installare il nostro primo plugin. Nello specifico andremo ad installare il plugin che ci permetterà di controllare le luci della Hue, comandato ovviamente tramite il loro bridge, quindi non le ultime modelli che invece hanno la connessione tramite BLA. Quindi al momento il plugin viaggia solo con l'home bridge. Inoltre questo plugin risulta essere abbastanza desueto, come vedremo, perché non permette di fare tante cose come ad esempio il cambio delle iconcine dei vari dispositivi. Vediamo quindi comunque come installarlo. Andiamo nella sezione dei plugin. Da qui spostiamoci nella sezione Available e andiamo a cercare il nome. Come potete vedere Philips Hue, quindi facciamo clic su Install e dopo su Free. Come potete notare l'installazione del plugin è estremamente veloce e semplice. A questo punto andiamo a fare clic su Aggiungi. E questa è la gestione del plugin stesso. Dovremmo come prima cosa ovviamente andare ad associare il nostro plugin al bridge, quindi spostiamoci nella sezione delle avanzate e da qui dobbiamo andare a fare una ricerca dell'IP, a meno che non abbiamo già conoscenza di questo IP, potremo andarla ad inserire e poi dopo andremo a fare la connessione. Quindi andiamo per prima cosa a fare una ricerca. Ed ecco qui che viene trovato subito dal nostro plugin, quindi facciamo selezione per accettare ovviamente la configurazione. Viene quindi inserito l'IP. A questo punto non dobbiamo fare altro che a fare la connessione. Per farla dovremo operare in base a quello che viene detto dal plugin stesso. Come potete leggere dobbiamo andare a premere il pulsante sul bridge, dentro 30 secondi andare a premere, fare clic sul pulsante Create User all'interno dell'interfaccia web. Una volta quindi associato, effettuando ovviamente questo procedimento appena descritto e fatta ricerca delle light, potremo andare nella sezione generali e come potete vedere vengono trovate, nel mio caso specifico, 17 luci. Ovviamente poi questo numero andrà a cambiare. Il plugin può gestire ovviamente più di un hub, perché comunque potremo andare a trovare tutti gli IP e ogni volta fare lo stesso procedimento per associarli a ogni singolo bridge. Quindi andiamo a fare un save e a modificare la stanza. Per esempio potremmo andare a mettere in ufficio nel mio caso e fare save. Una volta fatto save, come potete vedere sulla sinistra troviamo tutte le nostre iconcine. Il plugin purtroppo non è aggiornato da tempo, non lavora in una maniera corretta perché come potete vedere abbiamo dei numeri, quindi dovremo andare a cercare poi dopo ogni singola luce per capire in quale stanza effettivamente si trovi, quindi dovremo provare ad accendere e spengere la luce per capire qual è quella di riferimento e poi andare a modificare ovviamente il nome. Immaginiamo che questa sia ad esempio quella dell'ufficio, anzi lasciamo 19 perché io so bene che la 1 è la luce dell'ufficio, quindi potremo andare a cambiare qui il nome ovviamente per sapere poi dopo qual è la lampada da richiamare e anche la posizione. Andiamo ovviamente a fare un save ed ecco qui che abbiamo
modificato il nome della prima lampadina. Se andassimo all'interno della sezione camere e andassimo nella sezione ufficio, come potete vedere andiamo a trovare due bottoni in questo caso. Ovviamente Philips Hue è quello che riguarda il plugin, mentre questa è la lampadina che potremo andare ovviamente ad accendere e spegnere e a regolare anche la luminosità della stessa e la saturazione. Questo è il plugin, come vi dicevo è un plugin purtroppo desueto, può fare poco, non viene inserita l'iconcina, non si capisce quando è accesa o quando è spenta e quanto altro. Io prediligo utilizzare dei virtual device creati da un utente del forum di Fibare, che quindi comunque poi successivamente vi mostrerò anche come configurare questo tipo di dispositivo. Mi piace molto di più perché permette di fare molte più cose, soprattutto anche le icone personalizzate, e possono essere integrate all'interno delle scene in maniera molto più precisa. Ma nel caso specifico ovviamente volevo mostrarvi come funzionava il plugin delle Hue. A questo punto torniamo alle considerazioni finali. Ed eccoci qui, abbiamo visto quindi come poter collegare le Philips Hue al nostro Home Center 2. Questa è una delle tante lampadine a disposizione, nello specifico la i27 Hue Color, ma esistono ovviamente anche bianche, i14 e G10. Il plugin che abbiamo visto ha bisogno del bridge. Questo vuol dire che non potremo andare ad utilizzare lampadine del 2019 che hanno il supporto per il BLE senza che andassimo ad installare all'interno della nostra abitazione anche un bridge. Quindi se volete utilizzare i Philips Hue con Home Center 2 dovrete per forza dotarvi di un bridge di seconda generazione. Raccomando la seconda generazione perché è questione di pochi giorni fa che la Philips ha detto che tra poco terminerà il supporto per la prima versione del bridge. Questo vuol dire quindi che se volete poter utilizzare correttamente tutte le lampade vi conviene comprare direttamente il modello 2016 o comunque quello precedente già con le lampade e il bridge, perché comunque poi alla fine le funzionalità tra le due lampade sono le stesse e andreste anche a risparmiare qualche soldo perché comunque è una versione più vecchia. Il plugin, come avete visto, è facile da installare perché basta andare a scaricarlo e poi fare l'aggancio sul bridge premendo il bottone posto in alto al bridge stesso e da lì poi vedremo tutte le lampade. Nella sua semplicità è anche vero che fa leggermente schifo, scusate il termine, ma così è. Nel senso che comunque non controlla perfettamente tutte le lampade, o meglio, non tutte le funzioni sono supportate, non abbiamo la possibilità di modificare le icone, non viene esportate le stanze che vengono viste all'interno dell'applicazione stessa. Questo mi ha portato quindi a cercare poi dopo un nuovo sistema per poter collegare le Hue, ovvero tramite un virtual device. Questo nuovo sistema, che anche se è un po' più complicato perché comunque dovremo andare ad inserire molte cose manualmente, è sicuramente più bello da vedere perché avremo la possibilità di modificare le icone con la luce che si accende in base alla effettiva potenza che diamo, quindi 10%, 20%, 60% e quant'altro, modifica se sono colorate o meno e supporta anche le stanze che sono presenti all'interno dell'applicazione. Nell'installazione, anche se sembra complesso, non lo è, più che altro noioso perché i passi vanno sempre ripetuti, ma sicuramente sono più belli, almeno a mio parere. Comunque questo VD lo vedremo poi dopo in un futuro video. Oggi abbiamo semplicemente visto come installare in 5 minuti, veramente 5 minuti netti, le nostre Philips Hue tramite il plugin ufficiale. A questo punto non mi resta che salutarvi e vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di mettere un mi piace. Ciao e alla prossima!